Marco Verratti all'Inter è un'ipotesi concreta per il mercato di gennaio. Così scrive il quotidiano spagnolo Marca, una fonte autorevole, una fonte importante, che ha fatto esplodere una vera e propria bomba di mercato che in queste ore ha infiammato i commenti sui social e devo dire anche nel nostro club di Passione Inter su www.passioneinter.club ne stiamo parlando. È il terzo giocatore con più presenze nella storia del PSG, che quindi sarebbe candidato a diventare il grande colpo del mercato di gennaio di un Inter che in queste ore, pur non essendo durante la sosta per le nazionali in cui succede un po' di tutto, è al centro di tantissime voci di mercato, da quelle per me meno credibili come quelle su Donnarumma o addirittura soprattutto su Salah, a quelle che invece vanno tenute sotto osservazione come quella su Jan Aurel Bissek in particolar modo. E allora ne parliamo in questo episodio di oggi in cui io parto da quelli che sono i miei enormi dubbi, lo dico subito, attorno a questa notizia su Verratti. E il primo dubbio ve lo sottopongo, diciamo, sotto forma di domanda. Ma sapete voi dove gioca oggi Verratti? La squadra in cui sta giocando in questo momento Verratti? Vi faccio questo piccolo quiz, questo piccolo test. Scrivetelo nei commenti, non sbirciate, mi raccomando. Sono curioso di sapere quanti sanno rispondere senza sbirciare. Questo è un primo tema che vi sottopongo in questo contenuto in cui intanto vi do il ben ritrovato, amiche e amici passioni interisti. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti subito, adesso, clic subito così continuiamo a far crescere il canale. Eh, Verratti per l'Inter. Allora, rispondiamo innanzitutto al quiz che ho sollevato pochissimi istanti fa alla domanda di prima. Non gioca più nel PSG, ha lasciato il Paris Saint-Germain, se vi siete persi questo passaggio. Gioca in Qatar, nello specifico gioca nell'Al Arabi. Questa è la squadra di Marco Verratti in questo momento. In questo momento la squadra l'Al-Arabi è 10ª su 12 squadre in classifica nel campionato qatariota. Quindi già qui suona un primo campanello d'allarme, perché secondo me ci sono diversi tifosi e diverse tifose che non hanno saputo rispondere alla domanda di prima e avevano perso completamente le tracce di questo giocatore che si trova in Qatar al 10° posto lottando per non retrocedere. Ma al di là di questo ci sono diversi altri dubbi che mi sono venuti in mente non appena ho letto questa notizia. E il primo, rimanendo sul tema dell'Al-Arabi, è che un anno fa Verratti è stato pagato da questa squadra 45 milioni di euro per portarlo in Qatar e per quanto siano società ricche che vogliono spendere tanto, ecco, dopo un solo anno regalarlo o quasi, lo vedo uno scenario piuttosto complicato, anche se qualcuno magari può dire ma sì, di soldi ne hanno tanti, se il giocatore vuole andare via a tutti i costi, un accordo magari lo si trova. E allora subentra, neanche dovessi trovare un accordo con la società, un altro, secondo il mio punto di vista, grosso dubbio, grosso problema, che è legato all'ingaggio di Marco Verratti. Un Verratti che guadagna attualmente 30 milioni di euro all'anno, secondo quelle che sono le indiscrezioni, è il secondo sportivo più pagato dopo Sinner tra gli italiani e con 30 milioni netti all'anno l'Inter ci paga a spanne, facciamo un conto a spanne, Çalhanoğlu, Bastoni, Di Marco, Lautaro Martinez e Thuram. Se prendiamo questi 5 con 30 milioni netti più o meno ci stiamo. Ecco, Verratti guadagna questa cifra qua, direi leggermente fuori portata. Anche qua qualcuno però potrà obiettare, ma ha guadagnato tantissimo in carriera, ha già preso tantissimi soldi, magari pur di tornare in Europa, pur di tornare soprattutto in Serie A, dove lui non ha mai giocato, visto che il PSG lo aveva comprato dal Pescara in Serie B, e giocare ad alti livelli in Europa, potrebbe anche accontentarsi per qualcosa in meno. Potrebbe, non lo so, lo vedo difficile, ma magari si può fare. A quel punto dovessero comunque essere soddisfatte le prime due condizioni, subentra un altro problema. Mi chiedo, per un Inter che con Octree punta sempre di più su giocatori da poter valorizzare nel tempo, come si incastra questo con un giocatore classe 92 che tra l'altro andando in Qatar aveva detto che era, diciamo, la squadra con cui avrebbe voluto chiudere la carriera sostanzialmente. Mi sembra un incastro difficile, soprattutto per un giocatore che si porta dietro anche una storia con diversi problemi fisici. Se andate anche sulla scheda Transfer Market lo vedrete, al PSG ha avuto diversi problemi fisici, tant'è che credo abbia superato le 30 partite in un campionato praticamente solo un anno. Per il resto sempre sulle 20, 21, 24, una volta 29, più di 30 è arrivato solo una volta. Quindi diversi problemi fisici soprattutto che in Qatar sembra aver superato. In Qatar sta giocando praticamente
praticamente sempre, questo va detto, ma va detto anche che i ritmi sono decisamente diversi da quelli a cui siamo abituati in Europa soprattutto. E poi c'è un altro dubbio che secondo me a questo punto diventa anche un po' il dubbio principale che ci fa fare delle riflessioni, ma serve un Verratti a questa Inter? Cioè, numericamente ad oggi qualcuno gli dovrebbe far spazio per prendere Verratti appunto a gennaio. Cioè, abbiamo già dei giocatori fuori dalla lista Champions, per esempio, già si sta parlando di Frattesi, Zielinski, eccetera, che meriterebbero più spazio. Uno dovrebbe uscire per far spazio a Verratti e nel caso l'indiziato principale sarebbe Aslani, immagino, perché il ruolo è quello lì. E allora, in condizioni ideali, diciamo, se mi dici arriva un Verratti al posto di Aslani, nell'immediato io la prendo come una notizia di voler ottenere subito grandi risultati, perché Verratti è o forse è stato, bisogna dire, l'ho perso completamente di vista, ragazzi, nell'ultimo anno. Se qualcuno ha seguito il campionato qatariota, magari mi farà sapere, ma in nazionale non c'è più dal 2021, se non sbaglio. Il Qatar non lo seguo, quindi non so oggi che cos'è Verratti. L'idea che abbiamo di Verratti è di un giocatore che sicuramente ti può dare un grande impatto e forse ti permetterebbe di migliorare in una delle pochissime caselle in cui l'Inter ha un'alternativa al titolare che è piuttosto distante dal titolare, cioè Çalhanoğlu. Quindi sarebbe forse un passo in avanti. Però non so a che livello sia Verratti e per tutti i motivi precedenti che ho elencato mi sembra una cosa molto difficile da realizzare. Forse meno difficile però dell'idea Salah che lo ammetto, mi puzza molto di fake news, quella che sta girando in queste ore su Salah per l'Inter, è stata riportata anche in Spagna, in Italia e non soltanto. E mi fa sorridere diciamo, il tempismo con cui questa notizia è uscita, perché c'è stato l'egiziano del Liverpool che si è lamentato nei giorni scorsi che a Liverpool nessuno lo abbia ancora contattato per rinnovare il contratto, quindi a fine stagione sta andando verso la scadenza del contratto, può liberarsi a parametro zero, allora sono arrivate subito queste voci anche sull'Inter. Allora in tanti me lo avete chiesto anche l'altro giorno in diretta su Passione Inter mentre eravamo live alle 19.30 e ragazzi io ho detto subito guadagna più di 10 milioni di euro con il Liverpool, ha delle offerte altissime dall'Arabia Saudita e non solo, non mi sembra un profilo propriamente in linea con l'Inter che stiamo vedendo in questo momento. In più è un giocatore con un carattere molto 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 particolare e non so che mi sembra che l'Inter stia cercando di evitare giocatori che con dei caratteri così particolari e difficili poi da gestire anche nello spogliatoio. Forse qualche piccolo fondamento in più lo troviamo magari nelle voci su Donnarumma, che torna ad essere accostato all'Inter anche più di recente, un giocatore che comunque alla dirigenza dell'Inter piace, si sa, lo si sa da tempo, ma anche qua siamo lontani da una trattativa, lontani da tante cose che sono state scritte. Quindi giustamente più di qualcuno mi chiede: ma allora da dove arrivano queste notizie? Allora come nascono queste notizie? Ci sono 2 fonti che portano spesso a queste notizie un po' campate per aria. La prima, gli stessi procuratori che spesso mettono in giro queste voci quando hanno bisogno di far parlare del proprio diciamo del proprio assistito, sia per magari aprire una trattativa di rinnovo o per far capire che magari il giocatore è sul mercato, comunque per tenere il nome del giocatore in alto e farne discutere. Oppure altre volte, ragazzi, sono proprio gli organi di informazione o quelli che oggi sono i nuovi metodi anche di informazione che troviamo che prendono un commento sui social, lo fanno diventare una notizia, oppure fanno un'ipotesi e poi ci mettono lì il detto, non detto, eccetera. Quindi ci fanno attorno un articolo, poi la cosa rimbalza, poi ne parlano tanti e alla fine diventa una notizia. Ecco, molto spesso in realtà di mezzo c'è un'idea, un accostamento o palesemente dei siti che vivono di click, degli youtuber, eccetera, eccetera, che vivono di click, che fanno girare queste cose. Per cui mi sembrano tutte notizie difficili. Attenzione invece, come dicevo in apertura, alla notizia su Jan Bissek, perché la riporta la Gazzetta dello Sport, in particolare in queste ore, ma in realtà è una notizia che gira da qualche tempo, tant'è che ne abbiamo parlato anche più di qualche settimana fa qua sul nostro canale, avevamo dedicato 2 approfondimenti al tema Bissek. Comunque Bissek che all'Inter è costato 7,2 milioni circa, più una piccolissima percentuale sulla rivendita. In estate era stato corteggiato da diverse squadre, c'erano state diverse proposte arrivate all'Inter, tra cui pare una addirittura da 25 milioni di euro da parte del West Ham.
Ora l'Inter ha rinnovato anche il contratto al difensore tedesco fino al 2029, ha alzato ulteriormente la valutazione che fa del giocatore, pare che sia una valutazione da 40 milioni di euro, questo chiede l'Inter, e così diciamo si è anche alzato il livello delle squadre che lo stanno seguendo in questo momento, tra cui in particolar modo si sta parlando del Bayern Monaco, che sarebbe sulle tracce di Bissek che in Germania ha un'importante considerazione, era capitano dell'Under 21 quando l'ha preso l'Inter, è molto monitorato dalla federazione tedesca e probabilmente a marzo sarà convocato dalla nazionale maggiore. Attenzione allora a quello che succederà nei prossimi mesi, perché intanto Bissek approfitterà dell'infortunio di Pavard come l'anno scorso per giocare ancora di più e quindi per prendersi ancora di più i riflettori, e dovessero arrivare poi delle cifre, delle offerte così alte, la cosa si fa interessante, perché se Pavard torna ai suoi livelli e rimane comunque il titolare dell'Inter, a 40 milioni per me Bissek si vende, perché rimane sulla carta comunque gerarchicamente un'alternativa ai titolari, e è vero che è relativamente giovane, non giovanissimo visto che comunque è un classe 2000, ma giovane, ma il player trading prevede proprio di prendere giocatori a cifre sostenibili e rivenderli a molto di più, e qui sarebbe una rivendita a 6 volte la cifra per cui lo hai acquistato, quindi una plusvalenza decisamente significativa. E poi la prossima estate, da quello che si vocifera, da quello che stiamo capendo, ne parlavamo l'altra settimana, sarà un'estate un po' movimentata forse sul mercato per l'Inter, con questa opera di ringiovanimento e di attenzione ai costi che andrà portata avanti, quindi piazzare una plusvalenza così importante eventualmente con un giocatore non titolare è un'opportunità da non scartare assolutamente. Poi ne parlavamo anche nel club, faceva l'esempio anche Domenico, come dicevamo anche l'altra volta, se incassi una cifra così importante per Bis, che magari poi anche a zero ci sono delle opportunità molto rilevanti come Jonathan Tah con cui sistemi la difesa, in attacco aggiungi Jonathan David, ti sei pagato le commissioni tranquillamente, hai fatto una grande plusvalenza e hai rinforzato la rosa in 2 reparti. Ma di nomi poi ce ne sono anche tanti altri, puoi andare a pescare un altro giovane per provare un altro colpo alla Bissek e intanto mantieni l'ossatura dei titolari e aggiungi delle pedine attorno da poter valorizzare con calma. Quindi anche in un'ottica di progettualità è un affare da non tenere, da non sottovalutare. Dall'altro lato però c'è anche un'altra possibile visione, perché se tu in Bissek, come ho accennato io più volte, come ha accennato un po' anche Inzaghi, se in lui vedi un potenziale da centrale del futuro, da possibile difensore centrale su cui puntare nel prossimo futuro, allora anche di fronte a certe cifre, secondo me puoi dire di no e puoi dire: "Okay, lavoro su Bissek da centrale, così mi risparmio un investimento che invece la prossima estate dovrai fare, quello su un nuovo centrale da andare a prendere". La cosa più importante comunque da dire è che queste secondo me sono buone notizie, e qui qualcuno dirà: "Ma come una possibile cessione è una buona notizia?" No, io dico che l'Inter abbia dei giocatori ad oggi panchinari, ma che possono valere addirittura 40 milioni, per me non deve essere vissuta come una preoccupazione, come una paura di perdere dei giocatori, ma come un qualcosa che certifica ancora di più lo status che ha raggiunto questa Inter, dove che si può permettere, ecco, di blindare eventualmente i titolari e pensare di lavorare su delle alternative che ti portano plusvalenze per continuare a crescere e costruire. Questa secondo me deve essere la chiave di lettura. Poi fatemi sapere voi se siete d'accordo oppure no, fatemi sapere che ne pensate, di Verratti, ma soprattutto di queste notizie su Bissek. Cosa fareste voi anche di fronte, a queste offerte? Scrivetemelo nei commenti qui sotto, così poi li leggiamo nella diretta delle 19:30 dove darò ampio spazio alle vostre, considerazioni. Vi lascio ricordandovi di entrare a far parte del club di Passione Inter, ragazzi, mi raccomando, siamo sempre di più e stiamo preparando tante cose molto belle e molto divertenti da fare tutti insieme su passioneinter.club, quindi www.passioneinter.club, vi aspetto lì con la nostra community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio anche con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.